Questo è un grappolo d'uva di misura media che raccogliamo durante la vendemmia. E questa invece è una parte di tutta l'uva che stiamo raccogliendo. Ma come avviene la vendemmia qui da noi? E come utilizziamo questo frutto per fare il vino nella nostra piccola cantina? Per prima cosa, soprattutto per chi è nuovo, vi spiego come avviene la vendemmia nelle nostre zone. E PS, se siete nuovi, iscrivetevi al canale. È iniziata la raccolta dell'uva 2024. In pratica tagliamo l'uva dalle vitti e la mettiamo dentro questi secchi qui. Poi le vuotiamo nel muletto dietro il trattore e poi quando è pieno andremo a vuotarlo all'interno del carro che utilizzeremo per andare a vendere l'uva. È un lavoro che sembra essere molto semplice, ma sotto il sole che scotta e pieni di mosto in realtà non è proprio una passeggiata. Una cosa bella della vendemmia però è la compagnia. Probabilmente lui lo conoscete già. Giulio! Cosa dici? Come sta andando quest'anno la vendemmia? C'è più fresco, siamo abbastanza avanti con la stagione, per cui Si è iniziato un po' dopo, giusto? Sì. A causa della pioggia. Speriamo che non piova perché nelle settimane scorse, insomma, c'è stato tante volte brutto tempo, pioggia, eccetera, e ha ritardato anche la maturazione dell'uva, quindi abbiamo dovuto aspettare più tempo rispetto al previsto per iniziare a raccoglierla. Soprattutto questa uva qua, che è quella rossa, insomma. Zio, vuoi dire qualcosa anche te? C'è anche la zia, che è dalla parte di là. Stiamo andando a vuotarlo, così vi faccio vedere proprio il processo e vi faccio anche vedere quanta uva è già stata raccolta. Una volta svuotato si torna nei filari che si devono raccogliere, insomma, e pian piano si avanza terminando la lavorazione. Raccolto un vigneto, poi si riparte subito con un altro. Questo era a filari, invece il prossimo è a pergole. Per dirlo in modo semplice, insomma, è a forma di tetto. Abbiamo finito di raccogliere l'uva in questo vigneto, ci stiamo spostando in un altro con tutti quanti i mezzi, tra cui il trattore più grande. Io li seguo in auto. È arrivato anche il Lugez, come al solito senza maglia. Ok, Giulio! Allora, raccogliamo qua. POV della vendemmia. Sai cosa vuol dire POV, Giulio? Point of view, in pratica il tuo punto di vista, capito? È un video come se fosse il tuo punto di vista, come se fossero i tuoi occhi in pratica. Ovviamente utilizzo i guanti perché altrimenti, se no, alla fine della giornata, dopo, anche se te le lavi, ti restano tutte le mani sporche, che non ho neanche ancora capito perché. Te le puoi lavare anche 1000 volte, ti restano sporche di nero. Adesso stiamo facendo pausa ristoro, ogni tanto bisogna anche dissettarsi, no Giulio? sì. Finalmente al termine del lavoro è arrivato il momento di andare a vendere tutta l'uva che abbiamo raccolto ad una cantina qui vicino. Ok ragazzi, allora il carro è pieno, adesso stiamo per andare a consegnarlo. La prima cosa che faremo una volta arrivati è pesarlo e capire quanti quintali di uva ci sono all'interno, e successivamente verrà scaricato tutto il carro dentro la coclea, che è quella girandola, insomma, che poi porterà tutta l'uva dentro le botti. Ci manca tanto alla cantina. Eccoci arrivati. Appena pesato, vediamo quanto è, vado a chiedere al padre. Ci sono un bel po' di trattori da scaricare prima del nostro e quindi niente, adesso dobbiamo aspettare. Intanto, per passare il tempo, molti agricoltori si confrontano su come è andato il raccolto della giornata. Siamo quasi pronti allo scaricamento, a breve scaricherà tutto il carro. Quanti litri di mosto lavorate in un giorno? In un giorno abbiamo stato quasi 4.000 quintali di uva. 4.000 quintali? Sì, circa. Qua c'è la pressa. Entra nel tamburo, quadria spatrice si chiama. Dopo va giù nella pompa, la pompa lo butta direttamente in vasca. Il trattore è pronto, mi aspettiamo ancora qualche minuto e poi scarichiamo. Qua invece ci sono tutti gli scarti che poi verranno portati via. Siamo pronti a scaricare. Attenzione, vediamo quanta uva c'è dentro il carro. Tutta vendemmiata oggi a mano. Domani invece verremo con la macchina e quindi vi farò vedere anche come lavora quella. Domani mattina alle 6, presto presto.
Adesso sta prendendo un po' di mosto per testare il grado zuccherino dell'uva. Quanto è? Sì. Dopo aver provato il grado è arrivato finalmente il momento di scaricarla. Ecco che sta per cadere. Potente. Avete visto che quanta uva che è uscita dal carro? Tantissima. Per ultima cosa adesso bisogna andare a ripesare il carro per far la tara e capire quanta uva c'era all'interno. Lo stanno ripesando. Quanto è pesato? Quanto era? Peso 78 e 60. Adesso si torna a casa. Vi mando a domani mattina invece, quando vi racconterò come avviene la raccolta a macchina. Sono le 6:30 di mattina e adesso vi faccio vedere la seconda modalità con cui raccogliamo l'uva. Non serve che ci sia il sole, perché viene fatta con una macchina. Là in fondo dove vedete questa lucetta qua, infatti c'è un trattore con dietro attaccato un attrezzo che serve proprio per raccogliere l'uva. Per chi fosse nuovo sul canale, in pratica per fare questa tipologia di vendemmia abbiamo bisogno di 2 trattori. Come per la vendemmia a mano, anche in questo caso c'è il trattore da 110 cavalli con dietro attaccato un carro dove possiamo mettere all'interno l'uva che poi andremo a vendere. L'altro trattore invece è proprio quello che si occupa della raccolta dell'uva, che è attaccato alla vendemmiatrice dietro, vibra lungo il filare e poi ha degli aspiratori interni e riesce a raccogliere l'uva in questo modo. Adesso vi faccio vedere meglio appena parte. Si deve posizionare perfettamente sul filare. Adesso sta regolando le ruote qua dietro. Devi stare più in là devi andare. Adesso vedrete che scarica il macchinario. Ogni 2 filari che raccoglie, i 2 serbatoi laterali si riempiono e quindi bisogna svuotarli all'interno del carro per poi proseguire la lavorazione. Ecco che sta per ripartire. Ecco. Come vi dicevo, in pratica vibra lungo tutto il filare. Difatti se anche io tocco questo palo qua sento tutte le vibrazioni del macchinario. Fa cadere gli acini che vengono portati all'interno dei serbatoi che avete visto prima e poi scaricati nel carro. Ovviamente questa tipologia di vendemmia qua ci fa guadagnare un sacco di tempo, perché altrimenti a mano ci avremmo messo tantissimo. Questa è tutta l'uva che abbiamo raccolto con la macchina. Adesso vi racconto come avviene la produzione di vino nella nostra piccola cantina. Usiamo solo circa il 30% della produzione totale dei vigneti e questa è la giornata in cui abbiamo raccolto l'uva per fare il vino rosso. Stiamo per andare a svuotare questo muletto che abbiamo appena riempito. Stanotte ha piovuto, però siamo riusciti lo stesso a partire per fortuna. Adesso abbiamo 2 giorni, dopo dovremo terminare completamente le vendemmie. Raggiungiamo il padre così vi faccio vedere il momento in cui scaricheremo tutta l'uva all'interno della diraspatrice. Il padre sta venendo indietro col trattore, alza il muletto e adesso scaricherà tutto qua sopra allo scivolo. Guardate quanta uva che c'è, dovremmo farne un bel po' di questi. Quanti muletti bisogna fare? Non lo so, dai, il più possibile nella giornata di oggi, domani invece vediamo. Con una specie di forca che ha anche un gancio davanti tiriamo poi giù tutta l'uva all'interno della coclea che c'è qua sotto e poi attraverso il macchinario viene portata all'interno di questa botte dove va dentro sia il mosto sia gli acini d'uva. Lo utilizzeremo per fare il vino rosso. Da qua sotto invece esce tutto quello che non serve della lavorazione, ovvero
Ma è là se non si ferma. Sì, ho capito. La gente si ferma. Ovvero il raspo senza acini. Quindi questo lo butteremo nel lettamaio. Adesso devo portare sul trattore subito per continuare la vendemmia. Faremo questo ciclo per un po' di volte. L'uva che utilizziamo per fare il vino all'interno della nostra cantina è circa il 30%. Il 70% invece la vendiamo, come vi ho già fatto vedere all'interno del video. Quello che vedrete è l'ultimo giorno di vendemmia, il più bello di tutti. Stanchi ma felici di aver portato a termine anche quest'anno un lavoro molto faticoso ma soddisfacente. E come ogni anno non può mancare il discorso conclusivo dello zio. Discorso di fine vendemmia. Finalmente siamo arrivati alla fine vendemmia del 2024. È stata una vendemmia buona. Abbiamo dovuto fare le corse contro il tempo perché il tempo è stato un po' brigantino, diciamo. I grappoli erano un po' più radi o no? Abbiamo raccolto un prodotto di qualità ma con meno quantità. Stiamo anche in questo caso mostando il vino per noi. Questa è la pressa che sta ruotando, comprime tutti gli acini al suo interno per far uscire il mosto, che poi viene portato all'interno della botte attraverso questa pompa qua. Abbiamo finito proprio con il bel tempo anche. No! Cosa dici? Finito finalmente. Hai visto che bella giornata anche per finire? Mettevano pioggia, invece a che roba? No. Adesso basta uva fino all'anno prossimo. Abbiamo fatto un po' di conti con il padre e in totale il peso dell'uva raccolta si aggira intorno agli 800 quintali, tenendo conto sia dell'uva che abbiamo venduto sia di quella che abbiamo utilizzato per fare il nostro vino. Qui in fondo vi lascio il video di quando ho provato per la prima volta a guidare una vendemmiatrice e se siete arrivati fino qui iscrivetevi al canale, dai che prima o poi arriveremo anche ai 200.000. Ciao a tutti! Giulio! Puoi fare anche tu il discorso? No, ho già fatto lo zio.